Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Come ogni giorno andiamo a vedere le ultime in casa Inter per fare un riepilogo, per confrontarci e per fare poi il nostro approfondimento. Ecco, oggi ci concentreremo su dei profili alternativi a Cialobà. Uno è quello di Indicà che è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport e andremo a valutare pro e contro. E poi c'è un nome che non è stato accostato all'Inter, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa. Ecco, è un nome che costa anche qualcosina in meno, però è particolarmente interessante. Andiamo con ordine, partiamo come al solito dalle ultime notizie, partiamo dai quotidiani sportivi e naturalmente io vi ricordo anche un like al video e l'iscrizione al canale se volete dare un grande supporto, magari aggiungendo anche un hype che aiuta tantissimo. Leggiamo sul Corriere dello Sport, Calaili al raduno, l'Inter avanti può chiudere in settimana, Cialobà a seguire. Superato il Napoli, il club accelera per trovare l'accordo con l'Union Saint-Gilloise. Kivu conta di avere l'esterno subito a disposizione. Ecco, praticamente la prossima settimana potrebbe essere decisiva per l'affare Inter-Calaili. Il raduno inizierà il 15 luglio, dal 16 l'Inter sarà in ritiro in Germania e Kivu conta di avere l'esterno israeliano già per il primo giorno di ritiro, già per il raduno. Qual è la situazione? Ballano praticamente pochi milioni, circa 5 milioni tra ciò che è pronta ad offrire l'Inter e la richiesta dell'Union Saint-Gilloise, perché l'Inter punterebbe a chiudere per una cifra complessiva di 25 milioni, quindi tra parte fissa e bonus l'Union Saint-Gilloise ne chiede circa 30, insomma come avevamo letto anche ieri la quadra si può trovare intorno ai 23 milioni più bonus, quindi pienamente nei parametri dell'Inter, pienamente nei parametri di OH3. E dal lato calciatore non c'è nessun problema sull'accordo, già raggiunto a 1,8 milioni stagionali per 5 anni, calciatore che ha fatto sapere all'Union Saint-Gilloise che vuole unirsi all'Inter, quindi diciamo che praticamente tutte le parti in causa puntano alla soluzione positiva dell'affare e la sensazione è che insomma Calaili sia davvero un nome a portata di mano dell'Inter, sia per costi sia per non c'è tantissima concorrenza, il Napoli in questo momento si è defilato perché deve fare prima delle cessioni, quindi tutto porta a pensare che sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Ovviamente visti gli ultimi sviluppi di mercato di qualche settimana fa non possiamo avere certezze, però chiaramente ecco, è una situazione completamente diversa anche per costi rispetto a quella di Palestra. Andiamo avanti con gli altri articoli di giornata e leggiamo sulla Gazzetta dello Sport Cialobà, niente asta. L'inglese aspetta l'Inter ma il Como pronto al rilancio. Ecco, praticamente il Como, come avevamo letto anche ieri, cioè aveva fatto un'offerta da 27 milioni più 2 di bonus, è stata rifiutata. Cialobà preferisce l'Inter. Da capire, come riportano altre fonti, come riporta anche il giornalista Fabrizio Romano, se aprirà anche al Como. Al momento, ecco, diciamo che l'Inter è la priorità per il calciatore. Sappiamo benissimo, non è qualcosa che basta, bisogna trovare comunque l'accordo col Chelsea. Al momento l'Inter ha lavorato con gli agenti del calciatore e anche lì c'è piena apertura a trovare una soluzione, poi bisognerà lavorare col Chelsea. Inter che dovrebbe offrire una cifra intorno ai 35 milioni perché la richiesta del Chelsea è sui 40 milioni, quindi magari 35 più bonus. Ecco, bisogna trovare qui un punto d'incontro per un affare che è decisamente più costoso rispetto a quello di Calaili. E la posizione del Como quale sarebbe? Quella di attendere, ecco, al momento di non fare aste per quanto riguarda la società lariana, ma capire qual è la situazione Inter-Cialobà. Nel momento in cui l'Inter non dovesse trovare l'accordo col Chelsea, Cialobà dovesse aprire anche al Como, o l'Inter dovesse defilarsi anche per i costi, ecco che il Como sarebbe pronto a fare un'altra offerta. E infatti, ecco, proprio come leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, c'è il DS del Como che dice Cialobà nessuna trattativa, ecco, perché è chiaro, cioè, è stata fatta un'offerta, è stata riportata da diverse fonti la prima offerta del Como, però ad oggi non c'è una trattativa, il Como attende prima eventualmente di fare un altro rilancio. Poi è chiaro, dovesse aprirsi nuovamente un'asta anche su Cialobà, come per esempio l'è stato per Palestra col Chelsea, penso che l'Inter non parteciperebbe a quest'asta e punterebbe a dei profili alternativi. Tra i profili alternativi, la Gazzetta dello Sport ha citato il nome di Ndicà. Ecco, qui abbiamo anche una panoramica sulle statistiche tra Cialobà e Ndicà.
Prima di arrivare al punto sulle qualità dei calciatori, Ndicà è un nome che all'Inter secondo me piace ormai da diverso tempo perché è stato più volte accostato, però è anche un profilo più costoso, perché mentre Chalobah, ecco, comunque è in uscita dal Chelsea, ha delle offerte anche dalla Premier, comunque il Chelsea sta cercando di cederlo e quindi lì si può trovare un accordo, magari richiesta di 40 milioni, si arriva a qualcosa in più dei 30 milioni di parte fissa, si aggiungono bonus, si trova un accordo magari ad un prezzo un tantino più basso rispetto alla richiesta iniziale. Su Ndicà penso che la Roma dia pochi margini di trattativa, penso che sia un profilo più costoso, serviranno almeno 40 milioni e penso che in quel caso parliamo di 40 milioni in contanti, non tra parte fissa, bonus, percentuali, anche perché Ndicà è un calciatore fondamentale nella Roma, è un titolarissimo e quindi insomma è chiaro che il prezzo lì tende a salire. È un profilo però che personalmente mi piacerebbe più di Chalobah per diversi motivi. Il primo è che è di piede sinistro e quindi nel caso potrebbe essere anche dirottato sul centro-sinistra, magari Bastoni salta qualche partita, c'è bisogno di turnover, qualche infortunio che può capitare durante la stagione, ecco avere un centrale di piede mancino secondo me può aiutare tanto l'Inter in questo senso. E poi secondo me Indica è un calciatore più affidabile di Chalobah. In che senso? Chalobah l'abbiamo analizzato anche negli ultimi giorni, un calciatore molto fisico, aggressivo, da recupero palla, irruento, però ha un'irruenza che spesso lo porta ad eccedere e a fare qualche errore, magari tende ad uscire forte sull'avversario, magari lasciando spazio alle sue spalle, ha qualche pecca dal punto di vista della concentrazione, qualche blackout, ecco, mi verrebbe da dire a partita, e questo ovviamente può essere molto delicato se viene preso per fare il centrale della difesa a 3, perché sappiamo il centrale della linea 3 deve essere un calciatore che deve saper guidare la linea difensiva, deve avere una leadership, deve avere una concentrazione massima e questo Chalobah non sempre dimostra di averlo, anzi a volte magari capita ecco, che come detto prima, per l'irruenza magari lascia un buco alle sue spalle, oppure per esempio magari c'è quella pecca di concentrazione e quindi perde l'uomo. Non è un calciatore ovviamente che fa 10 errori a partita, non dico che sarebbe un cattivo acquisto, però ecco quell'aspetto un po' mi preoccupa, aspetto che secondo me ecco, ha decisamente meno, difetto che ha decisamente meno Ndicà, che è un calciatore più attento, già abituato ad essere centrale della linea 3 della Roma, tra l'altro con buonissimi risultati, anche lui comunque è forte fisicamente, quindi anche in marcatura. Sarebbe secondo me un profilo superiore. Andiamo a vedere dal punto di vista delle statistiche anche un confronto tra i due. Per esempio, poi chiaramente sono delle statistiche che vanno sempre contestualizzate, quelle di Chalobah sono in Premier, quelle di Indica sono in Serie A. Per esempio, ecco, duelli difensivi va molto più al duello difensivo Ndicà rispetto a Chalobah, la percentuale di quelli vinti è superiore a quella di Chalobah. Dove ha il grande vantaggio Ndicà sui duelli aerei è superiore a Chalobah per quanto il centrale del Chelsea non sia scarso da quel punto di vista, inganna un po' la percentuale dei duelli aerei vinti che si trova al 25 percentile, perché ricordiamo questi sono dati percentili, però va molto al duello aereo, insomma non è uno che sulle palle alte è tra virgolette scarso. Sugli intercetti rapportati alla fase di non possesso della squadra, quindi al periodo in cui la squadra non è in possesso di palla, è nettamente superiore Chalobah, dove migliora Ndicà anche ecco, dal punto di vista dei passaggi progressivi, per esempio, o passaggi lunghi riusciti, seppur poi tecnicamente, ecco, precisione passaggi è molto simile, leggermente meglio Chalobah. Come detto, Chalobah è un profilo molto più aggressivo, quindi molto più irruento, però Ndicà a me darebbe un po' più di sicurezza. Poi sappiamo i costi sono nettamente diversi tra i due, perché io penso che Ndicà almeno 40 milioni, se non qualcosina in più la richiesta della Roma, col Chelsea si può giocare un po' al ribasso. Qui per esempio ecco, vediamo anche i parametri sui percentili, però visti nel grafico che chiaramente dà una visuale migliore. Poi, come detto, ci sono degli aspetti che chiaramente le statistiche non possono valutare e sono quelli relativi alla parte della concentrazione. Magari se Chalobah fa un errore, fa un'uscita completamente a vuoto e lascia spazio alle sue spalle, quello non finirà nelle statistiche perché magari non è andato al duello e quindi non è un duello perso, è praticamente un errore tattico che purtroppo le statistiche non sempre insomma possono rilevare. In realtà tra i nomi accostati all'Inter nella giornata di ieri c'è stato anche Stones.
Non che l'Inter stia lavorando, ma è stato proposto all'Inter, ecco, si leggeva da diverse fonti, è stato riportato anche per esempio da Fabrizio Romano e non solo, è la prima insomma che mi viene in mente come fonte, e praticamente John Stones è un profilo che va a parametro zero. È stato proposto all'Inter, è un profilo che però a me sinceramente non convince molto, non per qualità tecniche del calciatore, perché in tanti lo hanno anche nei commenti dei giorni scorsi, di qualche settimana fa, in tanti hanno fatto l'ipotesi di Stones, puntiamolo a parametro zero. Il problema qual è? In primis che è un calciatore di 32 anni, non sono tantissimi, ecco, per un parametro zero, magari anche per 2-3 anni potrebbe essere affidabile, però ha un ingaggio alto. Da quello che si legge è un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni. Chiaramente nel momento in cui viene offerto all'Inter non può pretendere di avere quel tipo di ingaggio, però anche se per esempio si accontentasse di 4 milioni, 4 milioni e mezzo, è comunque un ingaggio molto alto, è un peso importante sul monte ingaggi dell'Inter, ed è un calciatore che dal punto di vista fisico non dà garanzie. Ecco, guardiamo per esempio la scheda dei suoi infortuni negli ultimi anni. Ne ha saltato tantissime partite, ci sono tanti infortuni anche dal punto di vista muscolare. Ecco, leggiamo infortunio al polpaccio, problemi alla coscia, infortunio muscolare, infortunio alla coscia, problema fisico. Insomma, è un calciatore che secondo me fisicamente non dà delle garanzie. Se vediamo anche la scheda su quante partite saltate, nell'ultima stagione è stato infortunato per 103 giorni, 24 partite saltate. Nella stagione 24-25, 164 giorni infortunato, 34 partite saltate, quella prima ancora 14 partite saltate. Sono numeri elevatissimi, parliamo di 58 partite saltate per infortunio nelle ultime 2 stagioni. E chiaramente nel momento in cui è un profilo che comunque occupa un peso importante sul bilancio, perché ecco, ribadisco, non sono state, ecco, comunicate cifre, è una proposta che è stata fatta all'Inter, ma immagino almeno 4 milioni all'anno, è un costo elevato per un calciatore che non dà nessuna sicurezza dal punto di vista fisico. Se è stato fatto questo discorso per Solé, discorso che tra l'altro, ecco, non so quanto possa essere vero, quanto possa essere un cambio di obiettivo per altri motivi. Se qualcuno ha riportato le condizioni di Cialobà, che poi nelle ultime 2 stagioni ha avuto 4 infortuni, se non vado errato, ecco, non ha saltato tantissime partite, su Stones è un discorso completamente diverso, è un calciatore che dal punto di vista fisico non dà quelle certezze che bisognerebbe avere quando vai a fare un investimento importante per un calciatore che, per quanto è a parametro zero, ecco, molte volte si dice ma arriverebbe a zero, in realtà non è un vero e proprio acquisto a zero, non ha un costo del cartellino, ma magari c'è il bonus alla firma, la commissione per gli agenti, c'è uno stipendio importante, perché chiaramente quello va a pesare sul bilancio della società, e quindi insomma io virerei su altri obiettivi. E l'obiettivo sul quale mi piacerebbe virare è un profilo di cui ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, è quello di Flamingo. Perché io ribadisco questo nome di Flamingo? Magari lui come calciatore, poi arriviamo tra un attimo alle statistiche, non è aggressivo e irruento nel duello come Cialobà, però ha altre caratteristiche. Innanzitutto è veloce, ha delle buone letture difensive anche al PSV Eindhoven, per quanto poi andrebbe adattato ad una linea 3, lui solitamente ha giocato a 4 sia al PSV Eindhoven sia nella primavera del Sassuolo, è bravo tecnicamente ed è un calciatore naturalmente con ampi margini di miglioramento, perché parliamo di un profilo giovane, quello di Flamingo, e se andiamo a vedere, ecco, anche dalle statistiche, dai percentili, comunque delle statistiche importanti. Poi ovviamente vanno contestualizzate, i suoi sono statistiche ottenute nell'Eredivisie, quindi un campionato sicuramente dal tasso di difficoltà più basso rispetto alla Premier League, però vediamo per esempio su duelli aerei si fa valere, sugli intercetti si fa valere anche dal punto di vista tecnico. Lui al Sassuolo era un difensore che batteva per esempio calci piazzati, rigori, quindi insomma anche tecnicamente è un calciatore valido, è meno irruento, ha meno aggressività di Chalobah, però probabilmente molti più margini di miglioramento, e soprattutto anche lui potrebbe essere utilizzato da centrale o da centrodestra, quindi da terzo di difesa. È un altro punto a suo favore. A maggior ragione se l'Inter volesse prendere Chalobah per utilizzarlo da terzo di difesa, ecco, secondo me io punterei più su Flamingo, che costa anche qualcosa in meno, magari costa immagino 20-25 milioni, non penso di più,
però ha tanti margini di miglioramento. Chiaramente la scelta Cialobà non mi troverebbe d'accordo? No, non dico questo perché come detto ieri comunque è un profilo interessante, ha dei difetti, però comunque è un profilo interessante e soprattutto è un profilo che passando dalla Premier alla Serie A potrebbe far la differenza. In che senso? Il tasso di difficoltà della Premier, inutile girarci intorno, è più elevato perché un conto è giocare magari contro attaccanti come Gyökeres, come Haaland, come insomma i tanti attaccanti di livello che ci sono in Premier, un conto magari è giocare in Serie A dove la qualità, anche se è un qualcosa che dispiace dirlo, ma è più bassa, non è più un campionato dello stesso tasso di difficoltà per esempio della Premier League, sia per qualità dei singoli e sia anche per intensità, per il ritmo di gioco. Quindi questo chiaramente può essere anche un fattore che andrebbe ad avvantaggiare Cialobà. Quindi capisco la scelta Cialobà, non è una scelta che mi trova in disaccordo, valuterei però anche delle alternative, soprattutto se il Chelsea ecco, dovesse comunque richiedere i 40 milioni, quindi non dovesse dare troppi margini di trattativa, se dovesse arrivare per 30 più 5, 32 più 5, chiaramente se a maggior ragione se la parte relativa ai bonus non sono bonus scontati, quindi tutto da valutare se alla fine saranno dei bonus che l'Inter pagherà. Discorso diverso se l'Inter dovesse arrivare vicino ai 40 milioni con bonus anche facilmente raggiungibili, è chiaro che diventa un costo più elevato ed è chiaro che poi diventa anche un costo dove si possono cercare delle alternative, perché come detto Cialobà è quel profilo che probabilmente cerca anche Kivu nel dare alla squadra un gioco più europeo, quindi quella più aggressività, quella forza fisica, è anche rapido nei primi metri, nell'accelerazione, però non sempre concentratissimo. Ecco, io delle alternative magari le valuterei. Ribadisco, il nome di Flamingo non dico che nelle preferenze debba essere superiore a Cialobà, però ecco, chiaramente può essere un'alternativa da valutare nel momento in cui dovesse complicarsi l'affare Cialobà. Tra l'altro, invece, poi per quello che sarà il secondo difensore che prenderà l'Inter, lì a maggior ragione punterei su un profilo giovane, magari su un profilo alla Bissek, quel tipo di calciatore che ecco, magari ha dato già delle risposte, però ha ampi margini di miglioramento, può diventare titolare, ecco, può essere quell'affare che poi può portare tantissima resa, come per esempio lo è stato Bissek. Ecco, secondo me l'Inter dovrebbe cercare di lavorare su questo tipo di profili e non è escluso che lo stia già facendo. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, ovviamente sulle ultime che riguardano ancora una volta Calaili e Cialobà, sul nome di Stones accostato all'Inter, su quelle che potrebbero essere le alternative a Cialobà, quindi perché no, anche sui vostri nomi. Insomma, come dico sempre, sfruttiamo la sezione apposita per un confronto e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.